Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami bilancia, tendenze energetiche affettive per la prima parte di febbraio 2024. Due carte. Ragazzi, temperanza e sole, non male devo dire. Temperanza è una carta che ci parla di guarigione, ci parla anche di pazienza, però diciamo che è una fase un pochettino, se vogliamo, lenta quando c'è la temperanza, ma probabilmente per lavorare, mi verrebbe da dire, sul bambino interiore, sulla vostra essenza, sulla vostra chiarezza mentale, su quello che volete voi da una certa situazione piuttosto che da una certa relazione. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video, cioè trovate il link alla guida e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, le previsioni del 2024 e il link al video per le tarot pratiche del 2024. Queste sono letture diciamo sugli affetti in generale, quindi possono risuonare come affetti di famiglia piuttosto che romantici, piuttosto che di amicizia. Io faccio normalmente degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Se siete single, le letture sono già uscite e le potete integrare con questa. Bene, la frase di presentazione diventa sempre più lunga, ragazzi. Allora, andiamo a vedere per gli amici della bilancia. Si parte con un bel giudizio, quindi momento di risveglio. Sento che siete in una fase di cambio, di presa di consapevolezza, di guarigione interiore. Allora, giudizio, 8 di bastoni, 10 di coppe, cavaliere di pentacoli. Regina di spade, 6 di coppe e 8 di spade. Allora, come vi dicevo, c'è questo giudizio a inizio lettura. Quando c'è il giudizio si parla di una presa di consapevolezza o di un modo di vedere le cose ad un livello più ampio, mi viene da dire. Fa anche riferimento per qualcuno a un vecchio amico o amica che si potrebbe far sentire che magari non vedete o non sentite da tempo. Quindi potrebbe anche parlare di novità, notizie che arrivano, persone, ragazzi, persone che arrivano. Può essere una persona del passato a livello romantico, ma ho più la sensazione che sia qualche amico, qualche fratello, scusate, diciamo qualche rapporto di parentela, però prendetelo come vi risuona. Andiamo a vedere carta per carta, partiamo dal giudizio. 3 di pentacoli. E 7 di spade. C'è qualche... c'è stato, meglio detto, o per qualcuno c'è ancora. Qualche progetto, qualche obiettivo, qualche, mi viene da dire anche collaborazione o considerazione di voi stessi che probabilmente con questo giudizio andrete ad affrontare, a rielaborare. Abbiamo un 7 di spade al contrario, ho come la sensazione che caschino certe maschere, certi dubbi, certe insicurezze, certe bugie che qualcuno magari si stava raccontando. È come se ci fosse, guardate, qui il giudizio ha le ali, è come se a un certo punto spiccaste il volo e vi staccaste dalle cose materiali, mi viene da dire. Andiamo a vedere l'otto di bastoni.
asso di coppe, asso di spade e 4 di coppe. Di nuovo comunicazioni, idee. Ci sono due assi, anche se uno dei due è al contrario, comunque parla di nuovi inizi. Allora, devo dire che la notizia che riceverete o la comunicazione da parte di questa persona vi scalderà il cuore, questo ve lo devo dire, però è un po' come se fosse, sì, vi fa piacere, ma non capisco perché mi chiama, non capisco perché mi contatta, come se avessi bisogno di far chiarezza mentale su questa cosa. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Fante di pentacoli, 3 di spade e 2 di pentacoli e 7 di bastoni. Allora, qui all'inizio io vi dicevo che è come se ci fosse da guarire il bambino interiore e qui lo rivedo. Ci sono come delle dinamiche di comportamento, delle dinamiche, sì, di azione, di pensiero, delle dinamiche che portano questo 3 di spade. È come se ci fosse una sorta di sofferenza nel cercare di mantenere una relazione, una famiglia, un'unione. È come se qualcuno si stesse sforzando, stesse lottando. Ho l'idea di sofferenza, ragazzi, perché c'è il 3 di spade, chiaramente. Andiamo a vedere il cavaliere di pentacoli. 5 di bastoni. Il carro. È come se ci fossero delle differenze di veduta tra voi e l'altra persona. Ed è per quello che secondo me le cose vanno lente, perché è un po' come se si facesse fatica a mettersi d'accordo. È qui che c'è bisogno di chiarezza mentale. Tenete presente che anche con questo 4 di coppe mi viene da dire che avete una visione un pochettino ristretta delle cose. Il 4 di coppe è una carta che ci indica che si sta guardando più quello che non si ha, piuttosto che questa occasione che è proprio lì di fianco a noi, ma che non si sta prendendo in considerazione. E qui è un po' come, ok, da che parte vado? Perché qua, così come sto agendo, sì, è vero, ho una sensazione magari di stabilità, di unione, però comunque ho anche questa sofferenza latente, mi verrebbe da dire. Molto nella prima settimana di febbraio sarà, diciamo, basato sulla comunicazione, notizie che arrivano, persone, ragazzi, che arrivano. Che sì, per qualcuno è del passato, per qualcun altro, come vi dicevo, ho l'idea che sia un amico o un parente. Allora, andiamo a vedere la regina di spade. Forse prima avevo detto re di spade. Allora, abbiamo di nuovo un altro asso, ragazzi, asso di pentacoli. Quindi è come se in realtà, sì, voi avete bisogno di chiarezza mentale, qui vediamo che non c'è tanto, però comunque in qualche modo le cose cominciano con questo asso di pentacoli. Vedete, c'è un 8 di pentacoli, quindi è un po' come se si muovessero i primi passi verso la, mi verrebbe da dire, costruzione di qualcosa, verso questa direzione che si vuole dare a questa situazione o a questa relazione. Tenete presente che quando l'otto di pentacoli è al contrario, e considerata anche la regina di spade al contrario, non c'è costanza nel vostro lavoro. Cioè è come se fosse oggi mi applico, domani no, sono distratto o distratta, ho altro da fare, dopodomani non ho voglia, lo faccio domani. E no, l'otto di pentacoli è una carta che vi invita alla costanza, al metodo, al fare le cose. Potete scegliere voi le regole, cioè se lavorare 4, 6 o 8 ore, ma basta che poi rispettiate le vostre regole tutti i giorni. Sì, verrà piantato un seme, ragazzi, qualcosa di nuovo inizia,
Per qualcuno una nuova amicizia, per qualcuno una nuova amicizia con prospettive di sviluppo, devo dire, per qualcun altro è semplicemente un'amicizia del passato che ritorna e è come se avessi bisogno, mi verrebbe da dire, di un obiettivo comune. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Cinque di coppe, qui avevate il 4 in effetti, e 6 di spade. Di nuovo, è un po' come se vi dicessero, perché qui c'è tanto passato, se ve la devo dire tutta. Sento, probabilmente la guarigione che dovete fare, la chiarezza mentale, è su una situazione un po' pesantuccia che avete dovuto affrontare in questo passato. Vi dirò, il risveglio, la carta del giudizio parla anche di risveglio spirituale. Normalmente quando c'è risveglio spirituale cascano le maschere, cascano le questioni egoiche, cioè, ah sì, io volevo quella roba lì perché pensavo che avendo quella roba lì sarei stato meglio, sarei stato più felice, sarei stato più apprezzato, sarei stato più valutato, invece poi uno si rende conto che no, se non mi valuto io, se non sono io che dico agli altri guarda che io valgo questo, ehm, insomma diventa poi anche difficile per gli altri. ehm. Cioè, come vi posso dire, se una persona crede di non valere molto, anche proprio nel modo di esprimersi, formerà frasi e concetti che evidenziano il fatto che quella persona non si valuta o si sottovaluta o non si ama e gli altri comunque lo percepiscono. Quindi anche qui è il ok, che cosa mi sono raccontato fino adesso per bisogno di, togliendo il bisogno perché io soddisfo quel bisogno, non ho più bisogno di una persona esterna che mi dica quanto sono brava, quanto sono interessante, quanto io me lo dico mamma mia, ci metto il massimo dell'impegno a fare questa cosa e quindi niente, mi do un valore, automaticamente cascano le maschere, cioè mi rendo conto in che dinamiche di comportamento, che sono quelle che dovete rompere qua, mi sono incastrato o incastrata per ottenere quella questione egoica, quel riconoscimento. Perché dunque l'ego crea separazione ed è nella separazione che c'è la sofferenza, perché quando ci sentiamo uniti con, diciamo, tutti, con il mondo, quando ci sentiamo un tutt'uno, non c'è questa sensazione di separazione. Vabbè, scusate, ho divagato un pochettino. Allora, qui con i 6 di spade si tratta di lasciare indietro proprio le credenze limitanti e mi viene da dire anche i sogni dell'infanzia vedendo questo 6 di coppe. È come se ci fosse qualcuno che nutre un certo tipo di ideale intorno alla famiglia che probabilmente è stato un po' romanticizzato e per mantenere in alto questo ideale ipotetico c'è come una sofferenza, una lotta, una dinamica che in realtà poi lascia un vuoto. Però se voi lavorate sulle credenze limitanti, che potrebbero essere, una molto comune è se soffro la famiglia è felice. Quindi adesso vi ho dato un input così. O più soffro, più la famiglia resta unita. Anche questo è una credenza limitante forte che hanno in tanti. Però qui appunto secondo me c'è da lasciare un pochettino indietro e vi dico, si termina poi con un 8 di spade, è una carta in effetti di pensieri pesanti, di pensieri negativi, di qualcuno che vede tutto nero. Perché? Perché avete questi pensieri, questo genere di, come vi posso dire, questo modo di metabolizzare la realtà che vi limita. Il fatto che, non lo so, per mantenere appunto la famiglia unita devo sacrificarmi, devo fare questo, devo fare quello, questa è una credenza limitante. Magari uno non è necessario fare tutto questo per tenere la famiglia unita, magari basterebbe fare meno alle volte, essere più presente. E due, non è detto che se anche io lo faccio la famiglia resta unita, cioè nel senso, per farvi capire anche qui. Andiamo a vedere l'otto di spade. Ma che bello, ruote della fortuna. Quindi comunque ragazzi sento che, ma giustamente avete anche la temperanza lì e il giudizio qui all'inizio. Ci sarà nella prima settimana, nella prima parte di febbraio, una sorta di cambio di mentalità. Vi dico, se state aspettando qualcuno dal passato, per qualcuno
vedo come la persona che arriva, ma dal passato, cioè da lontano, sarebbe più detto in modo migliore. Potrebbe essere anche una distanza geografica per qualcuno, non necessariamente una distanza temporale. Ehm, Però ho come la sensazione che ci sia un qualche cosa da mettere in chiaro che risale al passato, ecco, mettiamola così. E qui il consiglio è che per qualsiasi cosa stiate attraversando, che sia una situazione, che sia una relazione, diciamo che volete o far partire o insomma migliorare, qui vi consigliano proprio di essere costanti con il lavoro, di nutrire la relazione in modo costante, sia nel bene che nel male, cioè nel senso mettere anche i paletti del tipo no, basta, questo atteggiamento, questa cosa mi fa soffrire, non lo faccio più, troviamo un equilibrio, perché il due di pentacoli parla di alti e bassi, eh. Quindi qui abbiamo la ruota della fortuna e vediamo che altra carta ci danno, e un 9 di bastoni, è come se iniziasse a mettere i paletti, ragazzi. Quello che vi ho appena detto, no? Ok, fin qui sono arrivato, arrivata, da adesso in avanti 50 e 50, si trova un equilibrio. È un po' quello che vi ho detto adesso, insomma. Quindi abbiate fiducia, cercate più che tutto di identificare quali potrebbero essere le credenze. Ho la sensazione che siano credenze inerenti o l'altra persona, direttamente quella persona lì, non verso l'altro sesso, proprio verso quella, oppure possono essere credenze per quello che riguarda, come vi dicevo, l'unione familiare, il supporto familiare che si deve dare. Vi faccio un altro esempio. Ci sono dei vincoli, diciamo, disfunzionali anche tra familiari del tipo, sono parte, siamo parte della stessa famiglia, anche se non sei d'accordo, tu mi devi aiutare in questa cosa qua. Supponiamo che sia stata una discussione tra fratelli. Io non credo che questa cosa sia vera, cioè nel senso, se tu quello che fai va contro la mia morale, io sono sempre libera o libero di dire di no, no, non accetto, tu fai quello che vuoi, la vita è tua, il karma è tuo, però io non mi ci infilo, io non faccio entrare questa energia nella mia vita. Ed è quello che andrete a fare, è come se ci fosse una sorta di cambio di paradigma. Tenete presente che la ruota della fortuna è anche collegata al karma. Quindi qui tra il risveglio spirituale, tra la guarigione e voglio dire il bambino interiore, secondo me c'è proprio un cambio di paradigma a livello di relazione con una determinata persona, oppure il cambio di paradigma è a livello dell'idea che vi siete fatti di questa relazione, di questa famiglia, insomma di come gestire le cose fondamentalmente. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo. Se siete single, non mi ricordo se l'ho già detto all'inizio, se siete single, le letture sono già online e le potete integrare con questa lettura, ragazzi. Appuntamenti, wow! Chiamate, appuntamenti, comunicazioni, qui lo vediamo, no? Incontri. Allora, qua parla in realtà di incontrare qualcuno di nuovo, di sì, pianificare, di appuntamenti, di piani. E qui parla, che interessante, dice di imparare dal passato e rivedo queste due carte, curare il bambino interiore, guarire per cambiare il paradigma, il ciclo karmico, ragazzi. Dice anche di fare nuove memorie. Qui fa vedere una macchina fotografica. Create nuovi ricordi, non vivete troppo nel passato o in qualche ideale. Bene, ancora una carta per lavorare sull'amor proprio. Accettazione. Allora, il mantra è: oggi riconosco, permetto e accetto ogni emozione, comprese quelle brutte. Ok, ho paura, la vedo, la riconosco, c'è, è qui con me, non posso far finta di niente e quindi la prendo a braccetto e vado avanti nonostante la paura, che è un po' il senso della carta della forza, no? Carta numero 8. Ragazzi, io spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere con un like o nei commenti. Se avete piacere di supportare il canale potete iscrivervi oppure condividere il video, e se invece volete iniziare un percorso di crescita con me,
Potete scrivermi una mail per il percorso individuale oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!